Nel primo dei Veda, dicevo, troviamo una serie di inni, il maggior numero dei quali è dedicato al dio Agni, il dio fuoco. Agni, latino ignis, è il fuoco. Questo rappresenta nell'immaginario indiano, alcune delle divinità sono come le parti di un grande corpo, di un gigante primordiale che è stato sacrificato all'inizio dei tempi. Purusha viene scorporato, ogni parte del suo corpo diventa un elemento cosmologico, l'occhio destro diventa il sole, l'occhio sinistro diventa la luna, il respiro diventa il vento, la sua ossatura diventano le montagne, i peli del suo corpo diventa la vegetazione, i suoi capelli diventano gli alberi, il suo sangue diventano i fiumi. Questo è un altro esempio dell'immaginario che collega l'interno o il microcosmo, il corpo umano, all'esterno. Il macrocosmo è un grande corpo. Sicuramente Agni è la bocca. E il fatto che il fuoco sia collegato alla bocca, ne abbiamo traccia anche nella nostra lingua. Noi diciamo lingue di fiamme. Noi parliamo del modo di tenere in vita un fuoco usando il verbo alimentare il fuoco. Se non gli dai da mangiare, il fuoco muore, come ogni essere vivente. Quindi questa dinamica del fuoco e della bocca, perché la bocca mangia, la bocca disfa le cose e digerisce, che è un processo legato al fuoco digestivo, il calore. E questo avvia i processi trasformativi, l'irrorarsi dell'energia nel corpo. E poi, come rimane la cenere, così abbiamo gli scarti. Quindi abbiamo un apparato digestivo che dalla bocca fino all'ano è paragonato al lavoro del fuoco e di tutto ciò che viene messo nelle fiamme che mangiano la materia. La lingua di Agni, che è un dio vedico che rappresenta la bocca del Pantheon, sarà protagonista di alcuni miti che riguardano anche i veggenti, di cui vi dirò qualcosa tra breve. È infatti il primo amante delle donne, delle mogli, dei veggenti. I veggenti sono impegnati nel lavoro spirituale di visione, di meditazione, trascurano le loro mogli. Le mogli hanno voglia e non riescono a essere soddisfatte dai mariti. Guardate questo archetipo quanto è interessante, no? L'impegno, il lavoro spirituale che abbassa Eros, no? La rinuncia al piacere. Chi si occupa di soddisfare queste donne? Agni. È il fuoco. Il fuoco, immagine anche non solo simbolica dell'eros, cioè dello scaldarsi, della passione, è la lingua che comincia a leccare i piedi delle donne. E questa lingua che lecca i piedi delle donne le eccita. E così le Pleiadi, che sono le amanti dei veggenti, si concedono al primo amante della vicenda mitologica, il dio fuoco. I veggenti lo sanno, lo scopriranno e da quel momento avremo due scuole su dove accendere il fuoco. Sotto l'Orsa Maggiore o sotto le Pleiadi, cioè in direzione dell'Orsa Maggiore o in direzione delle Pleiadi. Una delle due scuole dice stai lontano dalle donne adultere, l'altra scuola ti dice proprio perché le donne sono state adultere e hanno quindi permesso a se stesse di continuare a essere alimentate dalla fiamma della vita e del piacere, il fuoco va acceso sotto le Pleiadi. Avremo due scuole distinte che usano però in Agni il mito.